Bentornati sul mio canale. In questo tutorial vedremo come realizzare misurazioni e tavole in Rhino. In particolare ci concentreremo su area e volume, messa in tavola 2D, quote e layout di stampa. Possiamo cominciare. Iniziamo da area e volume. Riprendiamo il file precedentemente fatto, andiamo a Analizza, Proprietà di massa, Area. Da notare che se seleziono più oggetti avrò un'area cumulativa espressa in millimetri al quadrato e con la specificazione che sono 2 oggetti. Se vado sempre in Analizza, Proprietà di massa, Volume, seleziono uno o più oggetti, avrò il volume. Se sono più oggetti sarà cumulativo, unità di misura millimetri al cubo. Passiamo ora alla messa in tavola 2D. Andiamo sulla vista superiore per praticità. Selezioniamo un solo oggetto per volta, quindi in questo caso il corpo della fibbia. Andiamo nel menu disegno tecnico, messa in tavola 2D. Usiamo queste opzioni, proiezione terzo diedro, la vista è superiore ovviamente, proprietà oggetti da input e selezioniamo bordi tangenti, deselezioniamo linee nascoste e lasciamo silhouette e raggruppa output. Nel nome livello possiamo scrivere tavola 1. Ok per confermare. Sulla destra vedrete che nei livelli è stato creato un nuovo layer che si chiama tavola 1 con dei sottolayer. Sposto gli oggetti del layer lontani dall'oggetto 3D e capiremo tra poco perché. A questo punto passiamo a realizzare le quote. Sempre da disegno tecnico, prima di fare qualunque operazione raggruppo le varie geometrie. Quindi le varie viste le seleziono con finestra e faccio raggruppa, in modo da avere singoli oggetti. Alla fine saranno 4 oggetti singoli. Così anche l'ultimo, modifica, gruppi, raggruppa. A questo punto posso utilizzare Analizza parallelepipedo limite e ottengo l'ingombro delle varie viste, superiore, frontale e laterale. Così sarà più facile mettere le quote. Prendo quota verticale, utilizzo lo snap fine esclusivamente, o anche il medio, se mi fa comodo come in questo caso. Vado a prendere il punto medio da entrambe le parti e trovo la quota verticale. Se clicco sulla quota e vado su proprietà, posso andare a modificare lo stile delle quote. Il carattere deve essere almeno alto 3 mm, altrimenti non è visibile quando stampato, e la freccia altrettanto. Procedo con la quota orizzontale, userò in questo caso il punto fine, e ottengo la misura. Cancello la bounding box che non mi serve più. Prendo ancora quota orizzontale e trovo la misura interna che è fondamentale per le fibbie. Prendo altre misure significative, utili per chi dovrà realizzare l'oggetto. Passo alla vista frontale, dove vado a trovare la quota verticale che indica l'ingombro massimo nello spessore, in altezza. Posso cancellare la bounding box. Passo alla vista laterale
dove vado a prendere la quota di ingombro massimo, di altezza massima della curvatura, quindi dall'interno dell'arco alla bounding box, e poi uso una quota allineata per trovare lo spessore dell'oggetto. Quindi prenderò un punto notevole, in questo caso potrebbe essere il punto medio, ad esempio. Ok. A questo punto posso andare a prendere la quota raggio di questa curva e posizionarla all'esterno dell'oggetto. Come si vede, può variare perché una messa in tavola è una proiezione di un oggetto 3D, quindi ci possono essere delle piccole variazioni, in questo caso di centesimi, che correggerò andando a scrivere direttamente il numero intero. Posso fare questo per tutte le quote che sono approssimate per centesimi. Facciamo un ulteriore controllo, vediamo se mancano delle quote. In questo caso sarà utile anche sapere quant'è la luce interna, che andrò a correggere per il discorso precedente con un numero intero. Posso cancellare anche questa bounding box che non mi è più utile. Prima di farlo voglio verificare che le quote siano tutte quelle necessarie. In questo caso forse, per maggiore chiarezza, conviene tracciare questa linea verticale e poi cancellare la bounding box, così si capisce esattamente qual è la misura che abbiamo rilevato. Vado ad arrotondare, togliendo i centesimi. Faccio lo stesso su questa quota e completo con questa quota. A questo punto posso passare a creare i layout, che sono delle tavole di stampa. Per comodità vado sulla superiore, premo il tasto più, nuovo layout. Posso dare un nome a questa pagina, che chiamerò per chiarezza tavola 1. Sceglierò come stampante Rhino PDF. Mi va bene in questo caso un formato A4 orizzontale e sceglierò come dettagli iniziali soltanto 1 e vedremo tra poco perché. Confermo con OK. A questo punto, se attivo le proprietà e faccio... Intanto vedo che cos'è questa pagina, la posso rinominare, sempre in tavola 1 in modo da avere una corrispondenza chiara. Dopodiché, se faccio un solo clic su questo dettaglio, avrò la visualizzazione della scala. Ora faccio doppio clic, entro dentro e attivo la modalità di lavoro consueta. Posiziono l'immagine dove preferisco, dopodiché con un solo clic imposto scala 1 a 1, quindi l'oggetto è in scala, entro dentro con doppio clic per posizionarlo correttamente, doppio clic fuori per deselezionare, un solo clic sulla finestra, trascino il punto per ridurre la dimensione del dettaglio e sostanzialmente ottengo il risultato voluto. A questo punto probabilmente ho bisogno di un altro dettaglio, quindi in disegno tecnico aggiungo una vista di dettaglio, ci clicco,
posso allinearla a quella precedente, non c'è bisogno di allinearla anche in basso perché i bordi non sono visibili. Doppio clic per entrare dentro e stavolta, come si vede, sono in vista superiore parallela. In questo caso non voglio questa visualizzazione, quindi vado su questa freccia, vado a attivare visualizzazione ombreggiata o renderizzata se ce l'avete, e poi vado a imposta vista e scelgo la prospettica. Poi uso zoom e pan per orientare l'oggetto come preferisco. Una volta ottenuto il risultato voluto, doppio clic per uscire. Se voglio posso ridimensionare anche il dettaglio, ma prima bloccherò quello con le quote, con scala 1 a 1, e se voglio posso ridimensionare anche questo, ma non è necessario perché comunque i bordi non sono visibili in stampa. In ogni caso bloccherò anche questo per evitare accidentali modifiche della vista. A questo punto sulla toolbar standard posso tracciare un rettangolo che comprenda tutta la scena, e questo sarà visibile in stampa, e poi un secondo rettangolo interno per scrivere delle informazioni per realizzare una sorta di cartiglio. Vado in disegno tecnico, prendo il comando text, clicco dove voglio metterlo, l'altezza nel mio caso è 3 e potrebbe andare bene, e comincio a scrivere delle informazioni minime necessarie per chi leggerà la tavola stampata. Quindi per esempio progettista, poi informazioni o sul nome dell'azienda o nel caso di studenti sul nome della scuola. Poi posso fare in un secondo momento degli aggiustamenti sul layout, intanto posso scrivere i campi significativi. Quindi posso aggiungere reparto in caso di azienda o classe in caso di scuola. La data è assolutamente fondamentale e vi raccomando di metterla sempre insieme alle informazioni che tra poco inseriremo. Poi il nome del progetto o il nome dell'articolo, dipende da cosa state gestendo. Lo posizioniamo per ora più in basso, che probabilmente entra meglio. Poi tavola, si deve indicare il numero di tavola, perché per lo stesso oggetto ci possono essere più tavole e più versioni. Anche questo è importante. A volte è sufficiente la data, ma versione o revisione sono un'informazione importante. Una descrizione dell'oggetto o degli oggetti, a seconda di quanti oggetti mettete dentro la tavola. È consigliabile uno per tavola, ma a volte si mette anche l'assieme. La scala, che in generale deve essere indicata con 1 a 1 e poi eventuali dettagli vengono messi con una scala diversa, e poi l'unità di misura, nel nostro caso millimetri. Ok. Provo a posizionare il testo e vedo che non è ottimizzato, potrei cambiare la dimensione del rettangolo oppure posso andare a modificare un po' la disposizione delle parole. Faccio questo, in questo caso vanno bene tutte e due, cioè si può anche cambiare il rettangolo a meno di rispettare degli standard, ma nel nostro caso non è necessario. Posiziono il testo nella posizione, diciamo, corretta, voluta, e a questo punto ho completato la mia tavola. Volendo, oltre a specificare per sicurezza, anche se l'informazione è ripetuta, ma è bene farlo, la scala del dettaglio che abbiamo inserito, volendo possiamo andare a mettere altre informazioni che vedremo tra poco. Quindi posso mettere la scala in un posto dove non sia ambiguo. Poi posso andare a disegnare un rettangolo che divida, lo faccio volutamente esterno così si capisce meglio,
Se voi fate l'anteprima di stampa vedrete il rettangolo è visibile, mentre i riquadri dei dettagli non sono visibili. Quindi tracciamo un secondo rettangolo allineato in modo che sia ordinata la tavola, e se vedete in questo caso si riesce a capire bene la separazione tra i vari oggetti, tra le varie viste. È consigliabile, quando è disponibile, aggiungere anche una vista di dettaglio, in alcuni casi necessaria, per esempio per un ingrandimento. Facciamo l'ipotesi di voler mostrare bene l'impronta dell'ardiglione, questa, e quindi andrò in maniera abbastanza approssimativa a fare uno zoom e un pan in modo da visualizzarla. Dopodiché, una volta che la posizione è più o meno quella desiderata, doppio clic esterno per uscire dalla vista, un clic sul dettaglio e andrò a modificare la scala. Attenzione, perché 1:2 fa una scala della metà, quindi la vista sarà più piccola, 2 volte più piccola, la metà, diciamo, della vista originale. Quella che vogliamo mettere è 2:1. Se, come in questo caso, ho cercato di simulare diciamo un piccolo ritardo di Rhino, se non funzionasse, consiglio di deselezionare, riselezionare il dettaglio e scrivere 2:1 direttamente. A questo punto posso ridimensionare la vista di dettaglio, perché non mi interessa fino in fondo, e andrò a copiarmi il testo scala 1:1 per non scriverlo nuovamente, altrimenti posso anche riscriverlo, e andrò a modificarlo in 2:1 perché è un ingrandimento di un dettaglio. Se vado a vedere nell'anteprima vedrò anche questo nuovo dettaglio. Per maggiore ordine andrò a tracciare un nuovo rettangolo che sarà visualizzato nell'anteprima e avrò completato la mia tavola. Non è una tavola che rispetta gli standard formali, ma che ci aiuta a organizzare il lavoro in modo che sia comprensibile anche a terze persone. Vi ringrazio, al prossimo video.